Eseguire un ecocardiogramma è un compito affascinante e delicato. Osservare il cuore in diretta per analizzare la forma e le funzioni delle sue componenti, determinando se si trovano in condizioni normali o se presentano patologie. In pratica, si tratta di raccogliere immagini e segnali utilizzando diverse metodologie a ultrasuoni. Se il materiale raccolto soddisfa rigorosi criteri qualitativi, si estraggono i dati necessari per formulare conclusioni diagnostiche valide, che poi si integrano nel quadro clinico del paziente. Potrebbe sembrare un processo semplice, ma la realtà è che la trasmissione degli ultrasuoni è ostacolata dalle strutture anatomiche circostanti il cuore. A ciò si aggiunge la notevole difficoltà di posizionare il trasduttore esattamente nella posizione che produce la sezione anatomica o il campionamento Doppler corretto. L'ecocardiogramma transesofagea è meno soggetta all'interferenza degli ostacoli alla trasmissione degli ultrasuoni, ma presenta maggiori difficoltà nel corretto posizionamento del trasduttore. Questo può tradursi in tempi di esecuzione più lunghi, un problema significativo per una metodica in cui la rapidità è essenziale. In ogni caso, la qualità del materiale raccolto condiziona l'uniformità del giudizio diagnostico ed il rischio di errori interpretativi. Questo mi porta a riflettere. Chi, oltre chi lo esegue, può stabilire se l'esame ha prodotto i risultati ragionevolmente attesi? Il materiale raccolto supporta effettivamente le conclusioni diagnostiche? Il mercato vede l'introduzione di strumenti innovativi in grado di valutare quanto le proiezioni anatomiche o i segnali Doppler acquisiti rispettino i criteri qualitativi necessari e possono verificare la corrispondenza tra conclusioni e materiale raccolto. Inoltre, questi strumenti offrono una funzione di assistenza, denominata guiding, che suggerisce come operare per raccogliere le immagini e i segnali appropriati, mitigando le difficoltà intrinseche della metodica. Entrambe queste funzioni rafforzano l'affidabilità della prestazione diagnostica. Dovrebbero rappresentare una garanzia fondamentale, a tutela della professionalità dell'operatore e della validità dell'esame, a beneficio del paziente e di chi governa e controlla l'intero processo. Da queste premesse emergono due domande. Perché queste funzioni sofisticate e all'avanguardia vengono implementate solo in strumenti di fascia bassa? Perché nessuna delle apparecchiature per ecocardiografia transesofagea, per quanto ne so, dispone della funzione guiding?